Il gruppo, dai, tu e la bicicletta. Ah, ok, eccoci qua. Ti chiederei di tenere in mano questo come fosse un microfono. Allora, prima ti dico prima come sono le fasi, no? E così inquadro e poi ti faccio le domande. Allora, la prima fase ti devo introdurre perché facciamo questa cosa e qual è il mio obiettivo. E quindi praticamente faccio una chiacchiera per rilassarti. Questo è il concetto. No, un po' stile con il tour di inclusione. Esatto. Quindi la prima cosa è... Presa! Va bene. Sto facendo questo per un corso online e devo fare queste domande per capire la mobilità, le persone, come si rapportano con mezzo di trasporto. Ho scelto te perché avendo la bici sei una persona più originale di chi usa la macchina, quindi mi piacevano dei punti di vista più originali. Siccome sono le 6, io sto registrando, sì? Sì, siccome sono le 6 e magari hai fame, ho anche portato un cioccolatino. Vuoi un cioccolatino? Grazie. Va bene, poi prima fase entriamo nel caldo. Descrivi come usi di solito il mezzo di trasporto, quali altri hai, se hai una famiglia, un partner e se influenzano le tue scelte. Quindi, andando nello specifico, tu vieni qua in bicicletta, questo è chiaro perché si vede, però le domande sono: ti piace venire in bicicletta? Sì, una scelta. È una scelta. Quanto spesso, diciamo, nell'arco dell'anno, o tutte le stagioni dell'anno o solo alcune? Tutte le stagioni. Tutte le stagioni. Quindi tipo in una settimana, tipicamente 5 giorni su 5 sei qua in bicicletta. Ok. La cosa migliore di venire in bici? Non andare in macchina. Ok. E quindi cos'è che eviti venendo in bici? Beh, a parte evitare il traffico, lo preferisco, cioè proprio come stile di vita. Risparmio e stile di vita, diciamo, sì. Quindi più legato alla natura o al fitness? Non al fitness e alla natura sì, ma proprio come mi piace come atteggiamento nei confronti anche del prossimo andare in bicicletta, cioè si crea una società migliore con la bicicletta. Okay. E invece la parte peggiore di venire in bici? Direi sempre, perché si viene sempre. Onestamente non ne vedo, ovviamente in macchina sarei a casa in un quarto d'ora, così ci metto 40 minuti. No, quindi un po' più lunga. Ok, va bene. Hai paura, non so, di un temporale, di un tempo avverso, vento, pioggia? Ho paura solo delle macchine. Ok. E le macchine ti fanno paura in che misura? In che misura, nel senso? Sì, nel senso che, cioè, quale precauzioni usi, cosa fai per... Sempre il casco, sempre le luci, occhi davanti, dietro e di fianco, però l'imprevisto c'è sempre, soprattutto per come guidano la maggior parte degli italiani. Poi, le domande generali relative a, appunto, se hai altri mezzi, se hai una famiglia o un partner e se le esigenze della famiglia o del partner influenzano. Quindi, hai altri mezzi di trasporto? Una macchina? In famiglia c'è una macchina. Una macchina? E altre 6 bici. Ustrica. In famiglia quanti siete? In 3. Siete in 3. E usate anche mezzi di trasporto pubblici? Il treno. Il treno, ok. I bisogni della famiglia sono diversi dai tuoi e questo ti causa dover abbandonare la bicicletta o riesci anche in famiglia a portare? Non sono un talebano della bicicletta, ogni tratta ha il suo mezzo di trasporto migliore. Okay. Ci sono dei casi in cui la macchina è meglio della bicicletta e uso tranquillamente la macchina. Ci sono dei casi in cui il treno è meglio della macchina e della bici, uso il treno, quando posso usare la bicicletta la uso. Ok, perfetto. Adesso facciamo l'ultima parte delle domande, cioè tutto ciò che ci piacerebbe fosse possibile, quindi la prima parte sarà il tuo attuale mezzo di trasporto, come ti piacerebbe migliorarlo se tutto fosse possibile, e il secondo più in generale parliamo un po' di fantascienza, per dire, no? Quindi la prima parte è, diciamo che questo è il mondo ideale, che non ci sono problemi,
quale mezzo di trasporto useresti e quanto spesso? Continuerei a usare la bicicletta il più possibile. E se tu potessi modificare la bicicletta in qualche modo senza limiti, cioè proprio fantascienza, cosa ci aggiungeresti? In qualche modo per migliorare la sicurezza, però non so quale, però è fantascienza. La sicurezza attiva o passiva? Entrambi. Adesso ti faccio invece una domanda più fantasiosa e ti ipotizzo 4 mezzi di trasporto del futuro. Dimmi quale di questi ti trova più d'accordo o quale ti piacerebbe provare. L'elicottero personale, una macchina che guida da sola, una bicicletta, una specie di bicicletta a pedalata assistita con anche una struttura e una protezione passiva, cioè praticamente intorno un guscio, oppure mezzi di trasporto pubblici però con la possibilità di prenotare tutto il percorso punto punto. Quindi la prima è personale elicottero. Mezzi di trasporto efficienti. Pubblici. Quindi anche più della bicicletta che ha intorno una cella di sicurezza. Ok. Adesso dimmi tu, puoi inventare qualsiasi cosa, come inventeresti? Strade esclusivamente dedicate alla bicicletta. Ok. Una domanda che ti avrebbe fatto piacere sentirti fare, che invece non ti ho fatto, legata al tema della bicicletta? Una cosa che vorresti dire? No, mi stupisco sempre che è una domanda, però mi stupisco che la gente si stupisca che uno possa usare la bicicletta come mezzo di trasporto d'elezione. Perciò chiedo a voi perché non la usate. Ok, va bene. Grazie per l'intervista. Prego. E buon viaggio. Vediamo se ha registrato. A me verrebbero 2 cose così, 45 km. Il gruppo, dai, tu e la bicicletta. Ok, eccoci qua. Ti chiederei di tenere in mano questo come fosse un microfono. Allora, prima ti dico come sono le fasi, no? E così inquadro e poi ti faccio le domande. Allora, la prima fase ti devo introdurre perché facciamo questa cosa e qual è il mio obiettivo.